certo punto, nel suo libro Poesia in forma di rosa, Pasolini scrive parole inaspettate. Dove il cristianesimo non rinasce, marcisce. E poi allude a il mio Cristo irriducibile. Il Cristo irriducibile, cioè Pasolini e il suo Gesù. Questo è il titolo del libro. Chi era il Cristo irriducibile di Pasolini? Perché era irriducibile? Chi cercava di ridurlo? A che cosa lo avevano ridotto? Ho cercato in questo libro di ripensare queste affermazioni di Pasolini e di rispondere a queste domande. Anzitutto, il primo capitolo prende in considerazione la riduzione fatta dai cristiani del Cristo irriducibile di Pasolini. Lui dice che i cristiani l'hanno ridotto a religiosità naturale, ossia l'hanno messo nel grande calderone della religione e del sacro. Nel secondo capitolo dico chi è il Cristo irriducibile di Pasolini. Anzitutto, per Pasolini, Cristo è un pensatore. Nella sceneggiatura del film Ostia di Sergio Citti del 1970, se non ricordo male, scrive: risorgi Cristo, tu sei l'uomo del pensiero. Ecco, per Pasolini Cristo è un pensatore, uno che pensa con la sua testa, cosa assolutamente non ovvia, visto che normalmente si considera a Cristo come un fenomeno hollywoodiano o al massimo come un sentimento, come un'emozione. Secondo punto, il Cristo di Pasolini è uno che pensa bene, che non inibisce il pensiero dell'uomo, anzi che lo vuole mettere in moto, che lo vuole rigenerare. Cioè Cristo non è un consolatore. Questo lo dice chiaramente in un'intervista a Biagi, quando questi gli domanda se la lettura del Vangelo lo consola, e Pasolini dice assolutamente Cristo non è venuto a consolare, ma a rigenerare e a mettere in moto il pensiero. Per me il Vangelo è una grandissima opera intellettuale, una grandissima opera di pensiero che non consola, che riempie, che integra, che rigenera. Quindi Cristo come pensatore e pensatore che pensa bene. In terzo luogo, il Cristo di Pasolini è un uomo serio con la sua umanità, leale con la sua umanità e per questo divino. Pasolini non crede alla divinità di Cristo, non crede che sia figlio di Dio, lo dice, ma dice che per lui è divino in quanto è uomo leale con la sua umanità. Non è il superuomo di Nietzsche, è un uomo leale e reale perché serio con la sua umanità. E in quarto e ultimo luogo, il Cristo di Pasolini è leale con gli altri uomini, con l'umanità degli altri uomini. In che senso? E qui Pasolini riprende la famosissima frase di Cristo: non sono venuto a portare la pace, cioè a essere un consolatore, un ansiolitico religioso, un oppio del popolo, come direbbe Marx, ma sono venuto a portare la spada. Il terzo e ultimo capitolo parla del grido, dell'urlo di Pasolini. A un certo punto nel film Teorema scrive sono pieno di una domanda alla quale non so rispondere. E continua dicendo è per attirare l'attenzione di qualcheduno o per chiedergli aiuto. Si è interpretato questo grido sempre come un grido religioso, purtroppo. Si è interpretato così, come un grido della sua religiosità. Io penso
al contrario che sia la supplica di Pasolini per poter incontrare in qualcuno l'umanità del suo Cristo irriducibile. Lo dice in una bellissima poesia, quando a un certo punto dice: manca sempre qualcosa, c'è un vuoto in ogni mio intuire. Non avere Cristo una faccia che sia strumento di un lavoro non tutto perduto nel puro intuire in solitudine. Ecco, Pasolini ha vissuto la sua intuizione del Cristo irriducibile nella solitudine più totale, ma voleva incontrare in qualcuno la possibilità di un amico al suo pensiero, un amico al suo pensiero del Cristo irriducibile. In questo senso aveva perfettamente ragione Del Noce, il filosofo Augusto Del Noce, quando dice che per l'aspetto in cui si accorda col pensiero cattolico, Pasolini ha detto cose che pochissimi hanno saputo dire con altrettanta precisione e capacità di persuasione. Buona lettura a tutti.